Benvenuti su Stelle Turche Rivelate. Sono felice di avervi qui con me per una storia che, ne sono certa, vi toccherà forte e vi farà riflettere sul potere dell'amore e della perseveranza. Oggi vi porto Kerem Bürsin e Hande Erçel. Riusciranno a salvare il loro amore? Una battaglia che vi commuoverà. Promette di essere qualcosa di speciale, vero? Preparatevi a immergervi in un vortice di emozioni, di ostacoli imprevisti e, soprattutto, nella straordinaria lotta di una coppia che vuole mantenere vivo il legame, anche quando il destino sembra remare contro. Se non fate ancora parte di questa famiglia di racconti che ispirano, vi invito a iscrivervi e ad attivare la campanella per non perdere le prossime storie. Iniziamo! Entriamo nel mondo di Kerem Bürsin e Hande Erçel, due anime che si sono trovate e che hanno imparato a riconoscersi in mezzo al rumore. Immaginate un amore che pare scritto tra le righe del caso, un incontro che all'inizio non sembra cercato, e che poi diventa il centro delle loro orbite. Kerem, con il suo spirito libero e una lealtà rara, e Hande, con quella mente brillante e una dolcezza che disarma, parevano destinati a un romanzo senza tempo. Non si sono incrociati nel modo più semplice. Forse in un momento di altissima pressione, tra set affollati e obiettivi puntati, o proprio quando nessuno dei due si aspettava di aprire il cuore. Eppure, quando i loro sguardi si sono fermati l'uno nell'altra, qualcosa si è acceso. I battiti si sono fatti chiari, come se si fossero riconosciuti da sempre. Hanno colto a pelle quella sensazione inconfondibile di essere arrivati a casa. Le prime settimane sono state un turbine di risate e promesse non dette. Complicità, intuizioni condivise, quella gioia di scoprire il mondo tenendosi per mano. Si raccontavano paure e sogni, custodendo segreti minuscoli come tasselli di un alfabeto solo loro. Bastava un sopracciglio alzato di Kerem o una smorfia di Hande per capirsi subito, come se avessero inventato una lingua che nessun altro avrebbe mai saputo parlare. Ogni giorno portava un dettaglio nuovo. Una colazione improvvisata all'alba, un messaggio inatteso tra una prova e l'altra, una canzone che diventava il loro codice. La loro unione sembrava fatta di luce, di cose semplici protette con cura, e di quel coraggio che si prova soltanto quando si sente che ciò che si ha tra le mani è prezioso. Ma le storie che ci commuovono davvero non sono mai linee dritte verso la felicità. Il destino, capriccioso e a volte crudele, ha voluto misurare la forza di quel sentimento. Gli ostacoli sono arrivati senza chiedere permesso, alti e scomodi, come muri piazzati nel percorso. Non parliamo di piccoli fastidi quotidiani. Parliamo di venti contrari, pressioni esterne, rumor che feriscono, e di quella distanza che non è solo chilometri, ma anche silenzi e interpretazioni sbagliate. La prova più dura, per Kerem Bürsin e Hande Erçel, è stata la lontananza. Non una separazione passeggera. Impegni professionali in città diverse, talvolta in paesi lontani, orari sfasati, set che finiscono di notte, aeroporti e valigie sempre pronte. La vita li ha costretti a percorrere strade parallele, chiedendo ai loro cuori di restare uniti mentre i loro corpi vivevano fusi e poi staccati, avanti e indietro. Le chiamate diventavano ancore, un buongiorno rubato prima di entrare in scena, una videochiamata al buio dell'hotel, un vocale che profumava di casa. Ma ogni volta che lo schermo si spegneva, restava quell'ombra di domanda. Quanto resiste una fiamma quando l'abbraccio diventa un ricordo? Quando la voce si fa digitale e la presenza un miraggio. Le notti senza sonno si facevano più frequenti. I pensieri correvano veloci. Sto chiedendo troppo? Sarà abbastanza forte quello che sentiamo? E intanto il mondo fuori non aspettava, pronto a insinuarsi dove la distanza apre fessure. Oltre alla lontananza c'erano le opposizioni. Non solo quelle prevedibili, ma anche quelle sottili che confondono. Le famiglie, affezionate ai propri timori, guardavano al futuro con una prudenza severa. I consigli si mescolavano alle regole di un ambiente che pretende lucidità e immagini perfette, contratti da onorare, marchi da proteggere, fan che immaginano finali da favola e non tollerano deviazioni. Kerem sentiva addosso il peso di dimostrare di essere l'uomo giusto, non solo l'attore carismatico. Hande avvertiva la pressione di un mondo pronto a misurare ogni gesto. È davvero la scelta migliore? Non sarebbe più semplice una strada più tranquilla? E poi c'era la distanza culturale tra tradizione e libertà personale, tra ciò che ci si aspetta e ciò che si desidera. Le parole diventavano a volte lame, pronunciate con buone intenzioni ma percepite come sentenze. Qualcuno suggeriva un percorso più adatto, qualcun altro chiedeva tempo,
Altri ancora temevano che la luce troppo intensa dei riflettori potesse bruciare anche l'intimità. Come in ogni grande storia, è arrivato il punto di rottura. Un segreto del passato è riaffiorato, come una bottiglia che risale dal fondo quando meno te l'aspetti. Non un tradimento nel presente, ma un errore di ieri, un gesto nato in un tempo diverso, prima che loro si trovassero davvero. Una foto riemersa, un messaggio dimenticato, una voce di corridoio portata dal vento dei social. Bastò poco per far vacillare la fiducia. Ande sentì il cuore stringersi. Quante cose non conosceva. Karen provò quella vertigine che si prova quando capisci di aver fatto male senza volerlo, e che le scuse non cancellano, ma possono riparare solo se c'è volontà dall'altra parte. Le discussioni si accesero. Le parole, a volte, mancarono. Il silenzio pesava più di qualsiasi grido. L'idea di perderci l'uno o l'altra diventò concreta e spaventosa, come una porta che si chiude lentamente mentre sei ancora in mezzo. Eppure, proprio nel buio, la luce può farsi più netta. Karen Bursin e Andy Herschel non hanno voltato le spalle al primo dolore. Invece di arrendersi alla delusione, hanno scelto di sedersi, di parlare, di ascoltare. Senza filtri, con un'onestà che punge, ma che guarisce. Karen ha ammesso ogni dettaglio, senza cercare scuse, mettendo davanti l'errore e il rimorso, promettendo impegno concreto per riconquistare la fiducia. Ande, ferita ma lucida, ha riconosciuto la persona che aveva davanti, non un santo, ma un uomo disposto a fare il lavoro difficile, a cambiare, a meritare quel perdono che non è mai scontato. Hanno pianto, hanno messo confini, hanno stabilito nuovi rituali, telefonate non rimandate, sincerità come regola, pause quando la tensione sale. Hanno capito che il perdono è un ponte costruito da entrambe le sponde, e che attraversarlo richiede tempo, pazienza e mani salde. La loro lotta non si è fermata lì. Una volta ritrovata la verità tra loro, hanno scelto di affrontare il mondo insieme. Niente fughe, niente strategie che nascondono, solo la scelta di presentarsi uniti. Hanno organizzato una cena speciale con le rispettive famiglie, un momento in cui guardarsi negli occhi, raccontare il loro progetto con calma, senza rumore intorno. Hanno parlato di futuro, di rispetto, di protezione. Hanno mostrato più i fatti che le parole, puntualità, impegni mantenuti, confini chiari tra pubblico e privato. Karen ha dimostrato con gesti semplici e quotidiani che la sua presenza non era una promessa vuota. Ande ha fatto vedere la sua forza delicata, la capacità di rimanere fedele a se stessa senza rinunciare all'amore. La diffidenza non è sparita all'istante, ma qualcosa ha iniziato a cambiare. Come una neve che si scioglie piano, i cuori attorno a loro hanno iniziato a scaldarsi. Passo dopo passo, le barriere si sono incrinate. I genitori hanno visto il rispetto, gli amici hanno riconosciuto la costanza, i collaboratori hanno percepito la solidità di una scelta che non cercava applausi, ma radici. Non è stata una vittoria rumorosa, è stata una conquista composta, fatta di giornate normali e decisioni coerenti. La fiducia, quella vera, ha il suono dei piccoli gesti ripetuti nel tempo. Ed eccoci al culmine. Dopo la distanza, le pressioni, la ferita del passato, Karen Bursin e Andy Herschel si sono ritrovati nel punto in cui si misura il destino di un amore. Avevano combattuto con tutte le forze, avevano sopportato sguardi duri e parole ingiuste, avevano messo a nudo il cuore e accettato di ricominciare con umiltà. La domanda che ci siamo posti nel titolo, riusciranno a salvare il loro amore? Ora ha una risposta che speriamo vi ispiri. Sì, ci sono riusciti. Non senza cicatrici, non senza malinconie, ma con la dignità di chi sa trasformare una difficoltà in un ponte. Hanno dimostrato che quando un amore è costruito su rispetto, fiducia e volontà di lottare, può reggere quasi tutto. La loro storia è diventata testimonianza della resilienza dello spirito umano e del potere trasformativo dei sentimenti sinceri. In poche parole, abbiamo attraversato il cammino di una coppia che si è scelta davvero. Karen e Ande si sono incontrati in circostanze imperfette, si sono amati con coraggio, hanno affrontato prove che avrebbero potuto spezzarli, la distanza che pesa come un macigno, le opposizioni esterne che confondono, la rivelazione di un passato che morde a sorpresa. Hanno vacillato, ma non sono crollati. Hanno imparato a parlarsi, a perdonarsi, a rialzarsi. E così hanno salvato non solo una relazione, ma anche la migliore versione di loro stessi, quella capace di camminare nel mondo a testa alta, senza ostentazioni,
con la forza tranquilla di chi sa di aver scelto ogni giorno la stessa persona. Grazie per aver condiviso questo viaggio emotivo con noi. Spero che la storia di Karen Burson e Henderson vi abbia ricordato quanto valga la pena difendere ciò che si ama, e quanto sia potente la pazienza di due cuori che non si arrendono. Vi va di raccontarmi cosa vi ha colpito di più? Avete vissuto qualcosa di simile? Magari una distanza, un malinteso, una rinascita? Scrivetelo nei commenti, perché le vostre esperienze rendono questa comunità più vera. Se questo racconto vi è piaciuto, lasciate un like, condividetelo con chi ha bisogno di una scintilla di speranza, e naturalmente iscrivetevi a Stelle Turche Rivelate con le notifiche attive. Ci vediamo nel prossimo video, con altre storie capaci di far vibrare il cuore. A presto!